Bologna-Inter 1-1, 4-3 dopo i calci di rigore, che sarebbe meglio chiamare tiri di rigore in realtà. L'Inter pareggia la prima partita della stagione proprio nell'occasione in cui non si può pareggiare e quindi viene eliminata proprio ai rigori e perde quindi la possibilità di giocarsi il trofeo della Supercoppa italiana. È un'altra delusione in questo 2025, esaltante e amaro allo stesso tempo, devo dire. Per me l'Inter, come dicevo anche ieri, aveva quasi l'obbligo di andare a vincere questa Supercoppa italiana. Qualcuno mi ha anche detto: perché sempre l'Inter ha l'obbligo di vincere, perché l'Inter dovrebbe avere l'obbligo? Ecco, perché è l'Inter innanzitutto e perché negli ultimi anni è entrata in un'altra dimensione di competitività rispetto anche alle altre squadre che partecipavano, e invece in Supercoppa ci saranno in finale Napoli e Bologna, le due squadre non intruse, come ha detto Christian Chivu, perché sono le vincitrici di campionato e Coppa Italia. Chivu che per me ha detto diverse cose sbagliate, devo dire, dopo questa partita, e lo andiamo ad analizzare come sempre più a freddo nel nostro contenuto del giorno dopo, con dati, spunti tattici, retroscena e un po' di polemica con le 5 cose che potresti non aver visto in questo Bologna-Inter. E secondo me oggi ho fatto una delle analisi più approfondite di sempre. Quindi ben ritrovati amiche e amici interisti, vi invito a lasciare un mi piace se non l'avete ancora fatto, clic sul tasto iscriviti così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti come questo che vengono realizzati grazie al supporto del nostro club. Trovate il link qua da scannerizzare col telefono e anche in descrizione per entrare nella nostra community del club, dove ieri sera abbiamo fatto una chiamata molto molto interessante con tanti dati, e parto proprio da un dato che è abbastanza sotto gli occhi di tutti, questo devo dire in realtà, perché nel club mi avete girato anche questo tweet che arriva appunto da X, anzi sarebbe meglio dire, piuttosto che da Twitter ormai, ed è un tweet, chiamiamolo così, comunque, che mostra i risultati dell'Inter contro Bologna, Juventus, Milan e Napoli dalla stagione 24-25. È un po' parziale, ecco, inserire il Bologna e non inserire la Roma, per esempio, o l'Atalanta, però è evidente che all'Inter sta mancando sempre qualcosa in queste sfide qua, ed è un tema apertissimo, perché l'Inter contro queste avversarie non ha mai vinto, quindi dal 2024-25, ed è un tema importante perché all'Inter non sta mancando qualcosa in termini di gioco, perché anche contro il Bologna ieri l'Inter ha prodotto di più e ha sbagliato tante occasioni nel secondo tempo, e ancora una volta ribadiamo quanto l'Inter stia pagando caro, ecco, la scarsa precisione sotto porta. Però qual è il messaggio che esce da questo Bologna-Inter? Intanto che dopo così tante partite qualcuno potrebbe anche interrogarsi su che cosa è successo dopo la seconda stella con il passaggio a Octree, Marotta presidente. Chi è un po' scaramantico potrebbe trovare anche in queste cose eventuali spiegazioni, ma il messaggio che esce ancora una volta è che dopo tante volte non può essere più una casualità, e che in questa partita contro il Bologna di Supercoppa in particolare, ecco, il Bologna ha cambiato atteggiamento rispetto al solito, è stato meno asfissiante nel pressing e con le sue armi si è portato via il risultato. L'Inter è rimasta ancora fedele ai suoi principi, come vuole Christian Chivu, e invece è affondata di nuovo. Poi, come detto, ieri la pareggi nei tempi regolamentari, ma al tempo stesso il nostro Simone ha lanciato anche una provocazione: ma se la partita avesse messo in palio i 3 punti, ci sarebbe stato in porta Sommer e quel tiro di Fabian al 91esimo sarebbe andato dentro, per cui avremmo perso di nuovo. Questa è la provocazione del nostro Simone, che mi porta anche al secondo tema da analizzare, perché ci colleghiamo al tema del portiere e parliamo proprio di Josep Martinez, che tornava titolare. Parto con una domanda: secondo voi adesso Martinez si prenderà il posto a titolare, oppure questa era solo una prova di Supercoppa, oppure ancora si ripartirà con l'alternanza dei portieri? Per me Martinez ha fatto una buona prova e tra i pali devo dire che mi ha dato più sicurezza di Sommer a livello proprio delle caratteristiche base che dovrebbe avere un portiere, anche nelle uscite e non solo nelle parate. Ha peccato ancora un po' nella precisione dei passaggi, come vi mostro anche con i dati che vedete in questa grafica. Martinez ha azzeccato il 30% dei passaggi lunghi. Ho controllato i dati di Sommer, che fino a qua in questa stagione 25-26 invece viaggia alla media di 65% di passaggi lunghi riusciti, quindi è estremamente più preciso nei lanci lunghi. Così come Martinez in questa partita azzecca il 78% dei passaggi, mentre Sommer viaggia ad una media dell'86,8%. Il gioco del Bologna, lo avevamo studiato, lo avevamo detto anche prima della partita, porta sempre gli avversari a sbagliare più lanci e più passaggi, quindi sicuramente è anche una partita che non puoi prendere solo questa partita come campione. Però ieri il Bologna non ha nemmeno pressato così tanto, non ha indotto così tanto agli errori, quindi sicuramente Martinez, lo avevamo detto anche dopo il Bologna, deve migliorare la sua precisione nel gioco coi piedi.
Secondo me intanto è un tema anche di abitudine, cioè giocando di più sicuramente può migliorare questa cosa. Però la domanda che ci facciamo soprattutto è: basta la precisione nei lanci a giustificare un Jan Sommer titolare al posto di Joseph Martinez? Lo chiedo a voi. E mentre voi mi rispondete magari nei commenti, arriviamo alla prima cosa che non mi è piaciuta nelle dichiarazioni di Christian Chivu in questa partita, perché subito dopo la gara la prima cosa che dice ai microfoni di Mediaset è: i rigori sono una lotteria, e quindi giustifica un po' questa eliminazione col fatto che siamo stati sfortunati e abbiamo perso perché ai rigori è tutto casuale. E invece non lo è, assolutamente no, è una cosa che ho sempre smentito e ribadito: i rigori non sono una lotteria. Sono andato a farmi stanotte, dopo la partita, eravamo anche in diretta nel club e poi ho proseguito durante tutta la notte a ricercarvi delle analisi scientifiche che mi ricordavo di aver letto per parlare proprio del tema dei rigori, e una delle prime che mi è balzata agli occhi e che vi porto subito è questa della British Psychological Society, che nel 2018 scrive penalty shootouts, quindi i tiri di rigore non sono una lotteria. Proprio il titolo è così diretto. È molto interessante perché è un'analisi concentrata sul fatto che la nazionale inglese sbagliasse e perdesse troppe partite ai rigori, e quindi si cercava di analizzare il perché di questi errori. E ho trovato, oltre a queste analisi, ne ho trovate tante altre in realtà che parlano anche dell'aspetto psicologico, quindi oltre a tanti dati hanno analizzato dal punto di vista psicologico i rigori, e ci sono tante analisi che iniziano soprattutto nei primi anni 2000, ma arrivano fino al 2025, e sono state trovate delle ricorrenze significative. Ve ne ho parlato anche in un video breve che trovate su Instagram, sul profilo Instagram di Passione Inter, che potete seguire, mi raccomando. Ma quali sono in breve le cose che sono state analizzate, che poi appunto trovate nel contenuto che ho pubblicato su Instagram? Innanzitutto, per esempio, vi butto questo esempio: tirare in alto a destra porta più chance di segnare piuttosto che altre zone della porta. Quindi se tu tiri sotto l'angolo destro hai più chance di segnare rispetto ad altri punti della porta, sia che tu tiri di sinistro sia che tu tiri di destro. Questa è già una ricorrenza molto interessante. Oppure, se il portiere lascia uno spazio da un lato, è probabile che l'attaccante tiri lì. Quindi che significa? Significa che il portiere, lasciando uno spazio un po' più ampio, può indurre psicologicamente l'attaccante a tirare lì, e quindi ci si può tuffare. È successo contro il Bologna con Ravaglia e col Milan con Maignan, per esempio. Conviene tirare per primi, secondo questi dati, soprattutto però se giochi in casa, sei favorito. Le squadre che giocano in casa, oppure che ne so, se la Germania organizza i mondiali, ecco, la Germania parte favorita tendenzialmente ai rigori, la squadra ospitante, diciamo così. Molto interessante poi che il primo che sbaglia il rigore tendenzialmente perde. Questa è un'incidenza ancora maggiore, per cui il primo che sbaglia molto spesso, quasi sempre, perde ecco, stavo per dire anch'io lotteria, non è la lotteria dei rigori. Per cui, secondo i dati, conviene far tirare per primi gli attaccanti, che segnano più dei difensori, e conviene far tirare prima i migliori battitori, perché molto spesso non si arriva al quinto rigore se batti per secondo soprattutto. Ci sono poi degli aspetti psicologici, vi butto lì delle curiosità. Tirare subito dopo il fischio dell'arbitro ti porta a sbagliare di più, dovresti aspettare un paio di secondi, ed è ancora meglio se fai anche un respiro profondo prima di andare a battere il rigore. Se guardi il portiere negli occhi è più probabile che sbagli, mentre se guardi lo spazio è più probabile che segni. Addirittura c'è un altro studio che dimostra a livello psicologico che se dopo il gol esulti con le braccia alzate, induci il tuo avversario a sbagliare, è più probabile che sbagli il rigore successivo. Quindi c'è una serie di dati anche psicologici estremamente interessanti. C'è stato anche un caso del Marocco che, avendo studiato alla perfezione i calci di rigore, ne ha fatto, diciamo, anche una sua fortuna, cioè ha ottenuto grandissimi risultati. Quindi i rigori non sono una lotteria, e questi dettagli fanno assolutamente la differenza, tant'è che l'Inter su questi dettagli le ultime 3 volte nelle partite ufficiali ne è uscita sconfitta: Bologna in Supercoppa, Atletico Madrid in Champions League e Lazio in Coppa Italia 2018-2019. I rigori ci ricollegano poi alla quarta considerazione che volevo portarvi, ed è la discussione sui cambi. Zielinski è uscito per presunti crampi, è stato detto, ha messo del ghiaccio, sta girando un'immagine, c'è qualche influencer anche che ha insultato tutti noi dicendo: voi non capite niente, perché Zielinski aveva il ghiaccio sulla coscia, quindi non dovete insultare Chivu perché non sapete niente. Guardate la TV con le partite con la TV accesa, una roba del genere. Per carità, io non ho insultato Chivu ha il mio sostegno, eccetera, ma intanto il ghiaccio si mette molto spesso a prescindere dagli infortuni, quindi non è detto che se uno mette il ghiaccio sia infortunato. Detto questo, ci sta che magari Chivu
abbia voluto evitare un caso De Bruyne, per esempio, che magari un pochino affaticato va a battere il rigore e si è fatto male. In questa stagione diversi giocatori si sono fatti male calciando il pallone, quindi ci sta che tu possa evitare. Tra l'altro, quando ho fatto il corso di data analyst ci raccontavano come i tiri, sia i rigori che in generale il tiro, sono eventi, diciamo, che a livello fisico sono stressanti, eventi forti, quindi può capitare lì l'infortunio, assolutamente sì, e ci sta. Però dire che non si è voluto mettere Çalhanoğlu e Pio Esposito per non farli battere a freddo o per non farli entrare solo per battere i rigori non mi convince per niente. Cioè, bastava intanto farli entrare prima. Per esempio, il Bologna fa entrare Immobile al 75esimo, un rigorista che poi era anche il rigorista di Inzaghi e la Lazio che elimina l'Inter di Chivu, per esempio. Quindi c'è anche questa cosa, intreccio interno che fa discutere, fa sorridere. Invece l'Inter fa i primi cambi al 70esimo, il quarto cambio lo fa all'86esimo con Sucic per Zelinski. Lautaro in 20 minuti ha fatto più di Thuram e Bonni messi insieme, dal mio punto di vista. È una gestione che non mi è piaciuta, francamente. Poi, giustamente, Chivu dice che deve preservare i suoi in questo momento così delicato, e ci sta, sono d'accordissimo, però l'immagine che mi dà questa partita e le dichiarazioni post, non dico che che l'Inter sia contenta di essere uscita dalla Supercoppa, però io ci ho visto maggiormente un focus sul campionato rispetto alla Supercoppa, perché sul campionato, e non solo, adesso arriva un calendario che è tostissimo, lo condivido. Tra Atalanta, Bologna, ci sarà la trasferta di Parma, poi arriva il Napoli l'11 gennaio, il recupero con Lecce, si va a Udine e poi ci sarà la sfida con l'Arsenal e quella col Borussia Dortmund anche in Champions League dopo. Quindi è un calendario tostissimo, secondo me è stato messo un po' di focus proprio sul calendario che ci aspetta davanti piuttosto che sulla Supercoppa italiana. Non torno sulla Moviola, dove secondo me sono state prese decisioni corrette, sia sul rigore dato e poi tolto che su quello del Bologna. Vi porto però un dato finale che riguarda Luis Enrique. Luis Enrique è stato schierato titolare per la sesta volta di fila e finché è stato in campo è sempre stato tra i primi per chilometri percorsi, se non addirittura il primo. E questa cosa mi ha fatto chiedere, mi ha incuriosito soprattutto perché dall'altro lato nel primo tempo, ecco, forse qui si vede un pochino piccolo, ma nella lista di tutti i calciatori in campo Luis Enrique era il giocatore che aveva toccato meno palloni di tutti, signori, meno palloni di tutti, 5 palloni toccati. Considerando che il primo tempo è durato 50 minuti, significa che nel primo tempo ha toccato un pallone ogni 10 minuti Luis Enrique. Nel secondo tempo ha fatto leggermente meglio, 12 palloni toccati in 26 minuti. C'è stata anche quella bella azione in cui si è preso l'iniziativa e ha impegnato Ravaglia con il tiro. Sicuramente l'Inter, Barella in primis, devono coinvolgerlo di più, ma lui stesso deve anche farsi coinvolgere di più. Il risultato di questa scarsa presenza di Luis Enrique qual è? È che l'Inter ancora una volta ha attaccato molto di più a sinistra. Lo vediamo anche in questa grafica che vi ho porto nel campetto, dove il lato sinistro è più blu e la freccia è più grande sostanzialmente. Quindi l'Inter rischia così di diventare prevedibile, soprattutto se sei impreciso. E a proposito di imprecisione, ragazzi, Di Marco ieri 10 cross tentati, 0 cross riusciti, secondo i dati SofaScore. 84% di passaggi riusciti e lanci lunghi al 57%. È stata una partita di grande imprecisione, soprattutto al cross di Di Marco. Quindi se unisci la fascia destra inesistente, la sinistra molto imprecisa, ecco che sicuramente le cose si complicano. Per cui, considerando che l'esperimento Carlos Augusto a destra è bocciato, che Dumfries è fuori fino a marzo, che Darmian non è più giovanissimo e deve ancora rientrare dall'infortunio, Diouf è l'unico che sta dando dei segnali, soprattutto dal punto di vista dell'attitudine, entrando a gara in corso, però ci chiediamo se questa batteria di esterni è sufficiente per le ambizioni che ha l'Inter in questa stagione. Vi lascio con questa domanda e chiudo qui la mia analisi, che oggi è stata particolarmente densa di contenuti e penso di avervi dato tanti spunti da poter commentare, quindi vi aspetto nel club per sostenere questo tipo di lavoro e di progetto che nessuno vi porta sul mondo Inter. Vi aspetto poi in diretta alle 19.30 per approfondire ulteriormente questi temi. Come ogni giorno siamo live anche oggi alle ore 19.30, quindi iscrivetevi al canale. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.